ma non è che prendiamo un cavallo dal branco, andiamo lì, facciamo così col ditino e quello va indietro, oppure facciamo così, guardiamo posteriore e quello disimpegna. No, non funziona in questa maniera, sarebbe bello. Buongiorno e ben trovati. Oggi sono qui con Havanna per farvi vedere un problema che molti di voi probabilmente hanno trovato e magari anche probabilmente troveranno quando si accingeranno a lavorare su un cavallo che non sa nulla del programma Parelli e quindi dobbiamo cominciare a insegnargli un po' questo protocollo di comunicazione che si rifà sì sul loro linguaggio base, però noi non assomigliamo a dei cavalli, per cui le cose che andiamo a chiedere gliele chiediamo in una maniera che è un pochino diversa, per di più siamo predatori, ci muoviamo un po' in maniera diversa rispetto a loro e quindi a volte non è proprio così semplice per loro imparare, cioè capire quello che noi vogliamo dirgli. Poi lo imparano in fretta perché comunque assomiglia molto al loro linguaggio, ma non è che prendiamo un cavallo dal branco, andiamo lì, facciamo così col ditino e quello va indietro, oppure facciamo così, guardiamo posteriore e quello disimpegna. No, non funziona in questa maniera, sarebbe bello. Dobbiamo insegnarglielo sempre con il solito concetto di pressione e rilascio. Voglio sottolineare 10 volte questa parola qui oggi, rilascio, perché è il rilascio che insegna al cavallo. Se lui nel mentre che fa quello che io gli sto chiedendo, o meglio, nel mentre che prova a fare quello che gli sto chiedendo, non ci azzecca, nel senso che non fa quello che gli sto chiedendo, nemmeno ci si avvicina, io non devo smettere, perché se smetto, quello pensa di aver fatto bene. Purtroppo vedo veramente molte persone che provano a giocare con i propri cavalli, ma costantemente smettono nel momento sbagliato, non hanno tempismo. E il che è normale, per l'amor di Dio, non è che sto dicendo che è sbagliato, perché si impara, quando si impara si sbaglia, se no non si riesce a imparare, se non si passa attraverso delle esperienze. Però dovete fare attenzione, perché se il cavallo si sposta quando voi non volete che si sposti, oppure chiedete uno spostamento laterale, quello vi va indietro e voi vi fermate e lo premiate anche, come purtroppo mi è capitato di vedere a volte su alcuni video che mi mandate, soprattutto quelli che fanno lezione in distance coaching con me, è ovvio che in quel momento lì voi non avete capito assolutamente nulla di quello che doveva fare il cavallo, perché se lo premiate anche quando sta sbagliando vuol dire che non avete capito nulla. Dovete assolutamente, quando mettete pressione, chiedete, che ne so, che incroci gli anteriori, dovete smettere quando il cavallo un minimo qualcosina in quella direzione fa, ma se va indietro o se va in avanti o se va di lato tutto e voi l'avevate chiesto solo l'anteriori e non potete smettere, dovete continuare e non potete ancora di più dargli un chicco, dargli una carezza e dirgli bravo, perché lì ci mettete il timbro, lì gli dite al cavallo bravissimo, hai fatto bene, poi magari il giorno dopo, siccome avete visto un altro mio video, andate lì e invece volete che metta le gambe veramente a quella maniera lì. Il cavallo poi piano piano non ci capisce più nulla, dice allora quando è che faccio bene? Quindi ricordatevi, chiedete e rilasciate nel momento che fa qualcosa che assomiglia a quello che avete chiesto. Allora in questo caso io cos'è che voglio andare a chiedere alla cavalla? Voglio andare a chiedere alla cavalla di disimpegnare il posteriore usando il gioco di guida, quindi dal di fronte esco e vado a mettere sul posteriore sinistro. Come faccio a mettere pressione? Guardo e mi abbasso un po', ok? Poi fase 2 alzo lo stick, fase 3 ruoto lo stick, fase 4 tocco e lei va avanti. E io cosa faccio? Continuo, insisto e lei va avanti più forte, insisto, vediamo se lei prova a vedere se riesce a trovare una soluzione diversa. Adesso l'aiuto un po', come? Scorro la corda, la prendo un pochino più corta, alzo e continuo a chiedere, alzo e continuo a chiedere, alzo, eccolo là. Oh, ce l'ha fatta, e cominciava a girare la testa. Quindi ho smesso quando lei ha fatto qualcosa che assomigliava e adesso io
la lascio un attimo qui a pensare. Vedete, ho abbassato subito la testa appena l'ho accarezzata, non ha ancora masticato, è lì che ancora che pensa un po', però gli occhi sbattono, è abbastanza con la testa quasi sulla linea del garrese, le narici sono un po' oblunghe, quindi non è impressionata, è un po' lì che sta pensando. Brava ciccia, brava. Adesso io provo di nuovo e vediamo un pochino. Perché non aspetto che mastichi? Perché secondo me lei non era andata in destro, era un po' agitata ma non era andata in destro, per cui se non c'è quella situazione di destro e poi torno sinistro, magari sto un quarto d'ora qui a aspettare che mastichi, ma semplicemente perché gli è venuto l'acquolina in bocca a vedere l'erba che la circonda, non perché si è sganciato qualcosa. E questo lo capisco perché l'insieme del cavallo mi dice che non è preoccupata. Gli occhi sono soffici, sbattono, le orecchie sono un po' a pampana, quindi non è un problema. Quindi vado di nuovo a mettere sempre dalla stessa parte, pressione nella stessa maniera, e vediamo se lei questa volta prova a connettersi prima con la mia richiesta. Quindi fase 1, 2, 3, 2, 3, sto su 2, 3 perché per lei è sufficiente. Se faccio una fase 4 lei inizia a correre come una matta e non voglio, perché sennò lei mi va in destro e poi dopo non impara, ok? Quindi io adesso metto un po' più di pressione. No, c'eravamo quasi. Vediamo un po', mi aiuto con la corda più corta, alzo un po', ecco. Avete visto come faccio con la mano? Faccio così, faccio un po' così verso l'alto per bloccare l'anteriore usando la corda che si scorcia, fino a che lei non sposta quel posteriore là. Adesso riprovo per la terza volta, però quello che vi voglio lasciare dal video di oggi è che non dovete smettere di chiedere, fino a che non prova a fare qualcosa. Potete anche cambiare strategia, come ho fatto io, di mettere la mano, ma perché andate a dargli dei consigli, però io non ho smesso di chiedere, non mi sono alzato di nuovo, non ho smesso di usare lo stick. Lo so che a volte è difficile fare tutto insieme, però dovete imparare a farlo. Quindi guardo il posteriore, guardo, uso un po' lo stick, voglio vedere se lei riesce a pensare questa volta. Ora voglio mettere un pochino più di pressione per creare un pochino più di bianco e nero. Metto un pochino di pressione, adesso l'ho toccata, ecco qua, brava. Adesso gli do un premio, e voglio vedere se con il rinforzo positivo, in questo caso era combinato, sblocco un po' qualcosa nella sua testa. Ho messo un po' più di pressione, ho usato 2 volte solo la mano verso l'alto, quando si è fermata l'ho premiata. Vediamo se con questa strategia riesco a avvicinarmi un pochino di più. Metto a posto la corda. Vedete, lei, io ho messo a posto la corda, lei pensa già che deve andare nel circolo. È un po' così, va un po' in automatico lei, quindi c'è da ripulire un pochino questo suo modo di pensare, però mi piace l'atteggiamento di questa cavallo. Allora, di nuovo si prova, Havanna, si prova? Quindi, vediamo se riesco a... mi sembra che sia nettamente diversa la sua reazione, ma parecchio. Allora, mando un pochino indietro perché questa bimba qua mi sta un po' in collo e provo di nuovo perché una volta magari è il caso, quindi vado a guardare e uso lo stick e questo era perfetto, ottimo. E io quasi un altro rinforzino glielo darei con il chicco, avete visto? Questo alla faccia di chi dice che non bisogna adoperare il cibo nei cavalli, mai. Avete visto la differenza? Quando cominciate a smuovere un po' la testa e dice ah ok, forse allora devo fare qualcosa di diverso, ne traggo un profitto anch'io. Cioè ragazzi, questi sono ragionamenti che vi sbloccano cavalli.
usato bene il cibo può essere un motivatore veramente importante. Adesso proviamo di nuovo. No, non è verso di me. Pensa, non è verso di me. Voilà. Vedete come ha cambiato completamente atteggiamento? Se lei diventasse troppo invasiva la mando indietro, non è un problema, quindi andrò a lavorare su quell'altro problema, sul fatto che magari entra un po' troppo nel mio spazio. Ma se invece lei mi risponde, che problemi c'è? Usare bene il rinforzo combinato cambia completamente la prospettiva con cui ci guardano i cavalli. Il rinforzo combinato adesso è il cibo, un domani potrebbe essere semplicemente che mi vede contento. Spero di avervi fatto smuovere anche a voi un po' l'idea di come si può mettere a posto anche rapidamente un cavallo utilizzando qualche strategia diversa. E se vi è piaciuto il video mettete un like, lasciatemi scritto qualcosa nei commenti, fatemi sapere. Se vi va condividetelo con i vostri amici, aiutatemi a far crescere un po' la community che si è creata intorno a questo canale. So che c'è là fuori tantissima gente che ama cavalli e che vorrebbe avere un rapporto un pochino più particolare, che li vede come partner, ma che magari ha anche ambizioni agonistiche, perché no, non c'è nulla di male, però con il cavallo visto come partner. Diffondete un pochino questa idea e vediamo se riusciamo ad arrivare il prima possibile a 10.000 iscritti. Grazie per avermi seguito fino qui e noi ci vediamo al prossimo video. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end.